Buongiorno, allora oggi vi insegnerò una cosa romana. Avete presente quando andate in quei bei forni a Roma, poi non lo so nelle altre parti d'Italia se esistono o esistono delle imitazioni, delle cose similari che è, ma la pizza romana è la pizza romana. Spero che ci abbiate seguito negli altri video, sono ben felice che siete tornati, se siete qua vuol dire che vi sono piaciuti, per cui seguite anche questa perché sicuramente troverete qualcosa di veramente croccante. Allora vi insegnerò questa volta una semplicissima pizza romana che mangiata così è buonissima, ma se la affettate e dentro ci mettete le nostre specialità di salumi, pizza, mortadella e mortazza come si dice a Roma, sentirete che cosa andrete a mangiare. Allora procediamo con gli ingredienti, li facciamo vedere a questa camera. Faccio una pizza un po' ridotta per poche persone, quindi 3 etti di farina 00. Apriamo una parentesi, un giorno farò un video sulle varie tipologie di farine, ci sono di vari tipi, oggi tagliamo corto e prenderemo una farina 00 perché è quella che ci vuole per fare questa pizza romana. Comunque, allora facciamo un 3 etti di farina, un po' di semola ma serve soprattutto per lavorarla, dunque sono circa 2 grammi di olio per ogni etto, quindi qui sono 3, sono 6 etti di sale, un po' di miele, circa 3-4 grammi di lievito e dell'acqua. L'acqua deve essere fresca, anche fredda, possibilmente anche gassata perché esalta ancora di più la lievitazione, e in questo caso andremo da una formula che porta a circa il 75% di acqua, quindi 3 etti di farina, 75 grammi di acqua per ogni etto, quindi siamo a 2,25. Ok? Iniziamo la lavorazione. Allora, inseriamo prima tutta la farina. Facciamo la fontanella come si faceva una delle nostre nonne, l'avrete visto anche da loro, e inseriamo un po' di acqua. A questo punto potete lavorare con le mani, piano piano incominciate ad inglobare l'acqua, quindi anche per l'acqua partiamo da un 70-75%, ma se vi accorgete che la vostra farina ne assorbe di più o di meno, interrompete perché non è possibile di fare un impasto troppo mollo, ma nello stesso tempo neanche troppo duro. Quindi io in questi video sto clonando un nuovo termine, nella pasticceria c'è QB o anche nelle ricette mettete l'ingrediente QB, che sarebbe il famosissimo quanto basta. Qui io vorrei clonare il nuovo termine QVP, che vorrebbe dire quanto vi pare oppure quanto vi piace. Quindi io non vi dirò mai mettete mezzo peperoncino, dirò mettete peperoncino, poi se vi piace ne mettete di più, se non vi piace ne mettete di più. Allora, quando vedete che il composto più o meno è in questa maniera, lo potete stendere sul piano. A questo punto vi accorgete che non importa di vederlo brutto, non è ancora ora. Quando lo vedete così capite bene che la farina si aspetta che ci sia ancora dell'acqua, quindi potete benissimo inserire altra acqua, e in questa occasione, quando siete magari verso la fine dell'acqua, ve la tenete ancora un po', inglobate anche il lievito. Il lievito lo potete inserire a pezzettini, mi raccomando un po' di lievito fresco, o se no, se mettete quello secco dovete dividere per 3, quindi 3 grammi di lievito fresco equivalgono a 1 grammo di lievito secco. Dopodiché, se provate a fare questa pizza e la prossima volta vi viene poco ricresciuta, vorrà dire che la vostra farina ha bisogno di più lievito o magari assorbe più acqua. Quindi io non ho una scienza esatta nel dirvi 3 grammi,5. Piano piano sono cose che imparerete da soli. Allora io faccio spesso qualcosa a casa di pane, di farina, di pasta, perché impastare
mi rilassa. Voi tornate a casa, magari avete incontrato un vigile, vi hanno rifilato una multa e nella pasta rivedete la faccia del vigile e allora la prendete e vi ribellate a quello che è successo nella giornata e praticamente sfogate tutte le vostre ansie con la faccia del vigile, con quella vicina che va fregato il parcheggio. Ci avrei un sacco di battute sulla moglie, ma evito perché penso che ci siano tante signore, ho detto mi sto scusando, ci saranno tante signore che sono anche loro mogli, ma ci saranno anche tanti mariti e per cui insomma sfogatevi sulla pasta come volete voi e immaginando che ci sia dall'altra parte quello che preferite voi. Un vigile, un professore, una maestra o quello che volete voi. Quando la massa, l'impasto ha incominciato a prendere un po' di corpo, aggiungete olio 2 grammi esatto ogni 100 grammi di farina. Come potete ben vedere a me è rimasta qualche gocciolina di acqua, ma non insisto a metterla se mi accorgo che la farina non me la chiede. Tenete presente che tutti gli impasti non sono una certezza. Se voi impastate e fuori fanno 3 gradi è una cosa, se impastate e fuori fanno 30 gradi è un'altra cosa. Quindi anche i tempi di attesa sono a vostra discrezione. Io vi do le minime indicazioni che serviranno, poi vi dovete regolare voi. Il consiglio chiaramente che vi do è che una volta che avete capito che quella farina risponde bene alle vostre mani, comprate sempre quella e non fate che domani comprate un'altra farina, perché a quel punto dovete ricominciare da capo a sperimentare la quantità di lievito, la quantità di acqua e tutto il resto. Non esistono, a me fanno ridere quelle ricette dove dicono 300 grammi di farina, 42 grammi di acqua e 32 di lievito. Vuol dire niente. Molte delle ricette sono fatte semplicemente per fare proselitismo, ma poi alla fine la vera verità è che ogni farina assorbe quanto assorbe, prende acqua quanto gli pare e così via. Quindi c'è la farina che va lavorata 5 minuti e c'è la farina che va lavorata 10 e quella che va lavorata 15. Ognuno ha la sua storia. Per ultima cosa aggiungiamo un po' di miele, lo possiamo aggiungere qui sui lati. Il miele aiuterà la lievitazione oltre a fargli fare una crosta giallina. Tiriamo un po' di sale che normalmente è intorno ai 20 grammi a chilo. Il panetto è questo, non è importante che sia tutto liscio perché diventa liscio più tardi, dopo che avrà riposato. La regola è circa 12 ore di riposo, messa in frigorifero. Ecco qua. Ci vediamo fra 12 ore. Allora, dopo una giornata di fatica andiamo a prendere quello che è venuto fuori dal nostro impasto della nostra pizza alla romana. Vado a prendere. Ecco qui il nostro risultato che durante la notte ha provocato un'enorme esplosione di bolle, creazione di bolle, e adesso la andiamo a lavorare tutta insieme. Dovremo adesso dividere in panetti in modo da non fare una pizza così ma fare tante pizzettine, perché purtroppo io cerco di insegnarvi tutto quello che è possibile fare in un forno normalissimo di casa. Non è che abbiamo i forni quelli industriali o quelli mega galattici. Noi dobbiamo riuscire a fare tutto quello che faremo con il nostro semplice forno di casa. Non abbiamo neanche il sous chef, per cui vedete quanto è morbida in questa posizione, si dovrebbe vedere bene. Cosa facciamo? Allora dividiamo in 3 panetti,
Prendiamo un vassoio, andiamo ad adagiare sul vassoio un po' di olio, perché la pizza romana ha un po' di olio, però è bene metterlo anche sotto in modo che poi possa essere adagiato liberamente senza che richiudiamo piano piano senza scoppiare le bolle che si sono create durante la notte. Adagiamo qui, dividiamo un altro panetto. Questo è il risultato, o quello che vi pare, insomma quello che vi viene meglio come tipologia di forma che volete dare, dipende anche dalla vostra pietra refrattaria che avete all'interno del vostro forno. Copriamo e lasciamo lievitare per un'altra ventina di minuti, va bene? Ci vediamo fra 20 minuti. Allora, adesso dobbiamo lavorare delicatamente questa pasta e quindi poggiamo qui la semola che avevamo preparato. Tutte le mie ricette sono orientate a farvi cucinare le pietanze con quello che avete in casa, non dovete andarvi mai a comprare chissà che cosa. Forno di casa vi aiuterà molto per il forno di casa se fate un piccolo acquisto di una pietra refrattaria che si trova dappertutto a 10-15 euro e potete adagiare sul fondo del forno, che esalta ancora di più il calore e quindi dà una spinta maggiore sia al pane che alla pizza. Procediamo in questa maniera. Allora, abbiamo visto che l'impasto ha lievitato abbastanza, lo togliamo da qui e lo andiamo a dargli una forma. Allora, la pizza romana praticamente è schiacciata ai lati e gonfia sopra, quindi procederemo schiacciando il bordo in basso e cercando di fare una pressione sui bordi senza scoppiare queste bolle. Vedete? Questa pasta è piena di bolle, quindi piano piano la lavoriamo, capovolgiamo e allarghiamo quanto più possibile, lavorando di polpastrelli però, non di mano, perché di mano scoppiamo tutto. Il buono di tutto questo è chiaramente che rimanga all'interno una gran parte. Adesso qual è? Siccome la nostra pietra refrattaria con tutto questo olio incomincerebbe a friggere e non vogliamo che tutto quello che andiamo a fare dopo, il pane, senta l'odore dell'olio, perché chiaramente metteremo dell'olio, e quindi io in questo caso utilizzerò, scusi su chef, mi passa il grazie, userò un semplice foglio di alluminio in modo che adagiamo sull'olio del foglio questa pizza, questo impasto ungiamo bene il foglio in questa maniera, lasciando il foglio di alluminio direttamente sulla pietra non brucerà direttamente l'olio lì, ma lo andiamo a posizionare. Dimenticavo di consigliarvi di mettere dell'ottimo sale, anche sul sale si potrebbe fare una lezione. Abbiamo fatto il terzo impasto, come vedete le forme sono delle più disparate, ma a noi non ci frega niente di quello che sono le forme, ci interessa la sostanza e quindi sempre rispettando le bolle all'interno adagiamo anche il terzo impasto al centro. Mettiamo un po' di sale. Allora, siamo pronti, stiamo per andare a infornare. Ci vorranno circa, è inutile che ve lo dico, dipende dal vostro forno, 8, 9, 10, 15 minuti. Dovete guardare con i vostri occhi cosa succede all'interno del forno. Vado ad infornare.
forno 250 gradi, il massimo che ci avete, statico, non ventilato, assolutamente. Ok, vado. Vedete? Messo, via, chiudere subito, se altrimenti la temperatura si abbassa e vediamo che succede. Fra un po' mangiamo. Allora, la nostra pizza romana è pronta. Guardate che meraviglia. Questo è uno spettacolo, ragazzi. Dovete aspettare un attimo perché sennò vi bruciate la mano. Andiamo a prenderne una e si fa colazione. Vabbè, piccoli problemi. Sentite, sentite. Avvicina, avvicina. Avvicina, avvicina. Non so se state percependo il sapore, no, però il rumore sì. Ecco qua. Guardate che meraviglia. E adesso, meraviglia romana. Cosa ci andiamo a mettere? Mortazza. Mortazza in quantità industriale, in questo caso sì, dovete comprare quella in quantità industriale, ma nel senso solo la mortazza. Ecco qua. La mortadella qui non si lesina la quantità, si ricopre, si taglia. Primo pezzettino. Chi è l'assaggiatore? Io! Ah, sono tutti pronti a assaggiare. Quando era di cucinare non c'era nessuno. Ecco qua. Ragazzi, No! io... No! Oh. Sara, adesso no! Ah. Prego. Prego. Grazie. Prego. Grazie! Prego. Tutti proprio. Ragazzi, buona pizza per tutti. Dove sta? Qua, là. Oh. Se vi è piaciuto iscrivetevi. Adesso noi se mangiamo pure quest'altro. Buono! Se vi è piaciuto iscrivetevi. Noi siamo gente semplice. Cuciniamo con quello che abbiamo in casa, senza tanti fronzoli. Se tornate abbiamo un sacco di ricette piccole e semplici che tutti possono fare. Buona giornata, buon appetito e arrivederci.